considero questo il primo reale appuntamento relativo alla lettura, al commento della Bhagavad Gita, testo che io considero molto vicino a noi perché è un testo di azione. Cosa significa? La nostra vita, soprattutto da occidentali, è tutta un'azione e le nostre principali afflizioni a volte derivano dal fatto che non ci atteggiamo nel modo giusto nei confronti dell'azione. Quindi leggere la Bhagavad Gita sarà un grande insegnamento, sarà la ricerca dell'attitudine giusta da mantenere durante l'azione. Quindi considero la Bhagavad Gita un testo ispirante per quanto riguarda il ritrovamento dell'etica comportamentale nelle nostre azioni. Come vi dicevo l'altra volta, la Bhagavad Gita è un testo che è parte integrante di un testo racconto colossale, letteralmente colossale, che narra le gesta dei discendenti del Re Bharata, considerato il capostipite della dinastia da cui discendono gli attuali abitanti dell'India. L'India è altrimenti chiamata Bharata, come dire la terra dei Bharata, la terra dei discendenti del Re Bharata. Il grande testo a cui facciamo riferimento, perché la Bhagavad Gita è una parte di questo testo, si chiama appunto Mahabharata ed è costituito nella sua forma più completa da circa 100.000 strofe che ne fanno la più vasta composizione poetica del mondo. A volte si fanno dei paragoni per far capire, no? L'Iliade e l'Odissea moltiplicata per 8 volte. L'insieme di questi due testi moltiplicati per 8 volte formano sì e no questo testo gigantesco che è presentato in 18 parvan. La parola parvan può essere tradotta come capitolo ma anche come libro. La Bhagavad Gita è collocata nel 6° parvan di questo libro, intitolato Bhisma Parvan, il libro di Bhisma. Adesso questo nome poi andiamo a scoprire, se ce la facciamo anche stasera, chi è questo famoso personaggio. E la Bhagavad Gita stessa è costituita di circa 700 versi, in sanscrito sloka, divisi in 18 canti, noi diremmo 18 capitoli. 18 canti, in sanscrito adhyaya. Quando apriamo la Bhagavad Gita e incominciamo a leggerne i versi, ci rendiamo conto di trovarci in un campo di battaglia, ma senza capire la ragione che ha condotto i protagonisti a scatenare una guerra. E gli attori, come se fossimo in un teatro, hanno dei nomi, ma non ne conosciamo le origini nella storia. Per questo ho deciso pazientemente, prima di leggervi i versi di questo poema, di fare con voi un viaggio a ritroso nel Mahabharata stesso, per conoscere le origini e la storia dei principali protagonisti, affinché in seguito, quando torneremo sul testo vero e proprio, potremo meglio comprenderne il senso. Ogni personaggio che sta lì ha una sua storia. E se andiamo a conoscere questa storia, capiamo perché si trova lì, in questo campo di battaglia. A me verrebbe spontaneo di iniziare anche un po' scherzosamente così, come ci dicevano i nostri nonni, i nostri genitori, c'era una volta un re. Questo re si chiamava Shantanu ed era il sovrano di un antico regno che aveva per capitale Hastinapura. Quel re, mentre un giorno era a caccia, sulle rive di un fiume incontrò una bellissima fanciulla della quale si innamorò immediatamente. Si presentò a lei e le chiese immediatamente di sposarla. Ella
acconsentì, poiché anch'essa era attratta dal suo interlocutore. Tuttavia, impose al re alcune condizioni. Una volta sposata, dovrò essere completamente libera nelle mie azioni e tu, o re, non dovrai mai discutere la mia condotta. Sarò tua moglie per tutto il tempo in cui rispetterai questa regola. Il re Shantanu, innamorato, accettò subito questa condizione senza riserve e i due si sposarono. Al momento opportuno, lei partorì un figlio, ma appena fu in grado di alzarsi e reggere il bambino fra le sue braccia, si recò al fiume e lo annegò. Il re Shantanu fu sconvolto, ma aveva promesso di non discutere la condotta di sua moglie, così non fece commenti e non li fece nemmeno in altre 6 occasioni, quando cioè la moglie ripeté questo gesto in occasione di altri 6 parti. Ma quando nacque l'8º figlio e la regina si apprestava, come di consueto, a recarsi al fiume, il re la seguì e, incapace di trattenersi oltre, la pregò di interrompere quell'orribile rito. Così, essendo venuto meno la sua promessa di non discutere il comportamento di sua moglie, il contratto di matrimonio era da considerarsi annullato. Va bene, disse la regina, risparmierò questo bambino. Lo disse senza scomporsi. Ma è giunto il momento di lasciarci. Sì, rispose il re. Ma prima di andartene, spiegami almeno il perché del tuo comportamento. Allora lei gli spiegò che era Ganga, la dea di quel fiume, e di aver assunto sembianze umane al solo scopo di mettere al mondo quegli 8 bambini, come era stato deciso, e di aver scelto che il padre fosse proprio lui, Shantanu, per averlo reputato degno di questa azione. Spiegò anche che gli otto bambini erano i Vasu, esseri di origine divina, ma che si erano macchiati di furto, rubando Nandini, la preziosa mucca del saggio Vasishta. E per questa colpa erano stati condannati a vedere la luce sulla terra. A 7 di questi, considerati solo complici, esaudendo le loro suppliche, era stato concesso di abbandonare il corpo subito dopo la nascita. Ma l'8º, ideatore e organizzatore del furto, spinto dai capricci della moglie, era stato condannato a vivere regolarmente sul pianeta Terra. Ora porterò questo bambino con me, ma un giorno te lo riporterò, disse Ganga, la dea del fiume, e scomparve, lasciando Shantanu in uno stato di confusione. Intanto mi fermo per una breve riflessione. Cioè, vi faccio notare come in questa cultura, in qualche caso, la vita viene presa in considerazione anche come una possibilità di espiazione. Per questo dovrebbe essere vissuta nell'accettazione e nel bene, affinché le conseguenze delle nostre azioni non abbiano un peso negativo troppo vincolante. Alcuni anni dopo, mentre il re Shantanu
si trovava nei pressi del fiume, Ganga riapparve al cospetto del re e gli presentò il loro figlio giovinetto. L'ho allevato dedicandogli ogni cura, disse Ganga. Ora può venire con te. Si chiama Devavrata. È stato istruito dal saggio Vasista in persona. Diventerà un saggio e famoso guerriero, un uomo dotato di rare virtù morali e spirituali. E detto questo, la dea Ganga scomparve nuovamente nel fiume. Il re Shantanu, in preda alla gioia più grande, ritornò nel suo palazzo insieme al giovinetto e ve lo insediò come suo legittimo erede. Nella Bhagavad Gita lo ritroviamo citato con il nome di Bhisma. E ora, dalla sua storia, andiamo a capire un po' di più, incluso il suo cambio di nome. 4 anni dopo, mentre il re Shantanu inseguiva un cervo, si imbatté nuovamente in una splendida fanciulla e ancora una volta si innamorò all'istante. Chi sei? Le chiese. Come mai sei qui vicino al fiume? Sono la figlia di un pescatore. Aiuto mio padre a traghettare i viandanti sull'altra riva, disse. Il re andò in cerca del padre e gliela chiese in sposa. L'uomo accettò di buon grado, ma pose la condizione che il figlio che fosse nato da lei divenisse assolutamente il suo successore. Questo il re non poteva accettarlo, avendo già come erede il figlio avuto con Ganga, Devavrata. Il re tornò al palazzo deluso e amareggiato. Nei giorni seguenti il giovane principe Devavrata, accortosi dell'umore melanconico del padre, gli domandò: padre, che cosa turba la tua mente? Sono in ansia per il nostro futuro, gli rispose il re, per il futuro della nostra dinastia. Tu sei il mio unico figlio, se dovesse colpirti una sventura, la nostra dinastia si estinguerebbe. Tu ti addestri continuamente con le armi e diverrai un prodrogo guerriero, ma come si può predire la fine di un guerriero? Le parole del padre colpirono il principe Devavrata, che di nascosto chiese chiarimenti al ministro. Questi gli spiegò che avrebbe voluto sposare la figlia del pescatore, ma per le condizioni imposte da questo non poteva accettare a causa della sua presenza come diretto discendente al trono. Devavrata allora si recò dal pescatore e, intenzionato a scegliere la castità, gli promise che a tempo debito il nascituro di sua figlia sarebbe stato il regnante, sarebbe salito al trono. Ma il pescatore si fece promettere anche che il nipote nato da sua figlia sarebbe stato il successore della dinastia. Devavrata consentì e il pescatore era finalmente soddisfatto. E in questa occasione Devavrata, eccolo qui, assunse il nome di Bhisma, che significa uomo dal saldo intento. Egli caricò la giovane fanciulla sul carro e le disse: d'ora in poi tu sarai mia madre. La figlia del pescatore diede al re 2 figli, Citrangada e Vicitravirya. Citrangada succedette al re Shantanu come si usava, era il primo genito, ma venne ucciso in battaglia. Gli succedette Vicitravirya
affiancato dal valoroso Bhisma, ex Devavrata, per volere della regina Satyavati, il quale però non aveva moglie. Così Bhisma, preoccupato di evitare l'estinzione della dinastia, si impegnò per trovare una sposa al suo pupillo. Avendo saputo che il re di Kashi sarebbe l'attuale Benares, per intenderci, che aveva 3 bellissime figlie, Amba, Ambika e Ambalika, avevano detto uno Svayamvara. Lo Svayamvara è quando i principi accorrono chiamati dai re per proporsi come sposi, no? Cioè è la scelta di un marito da parte di una principessa o anche figlia di un valoroso kshatriya in un'assemblea pubblica di corteggiatori, a volte consistenti anche in tornei guerreschi, per far notare ed eventualmente assegnare le sue 3 figlie in sposa ai principi destinati ad essere successori ai troni. Il re, appunto, aveva indetto questo Svayamvara. Bhisma, al momento opportuno, si impossessò delle 3 figlie, le spinse sul carro allontanandosi velocemente, inseguito dai principi oltraggiati e dal padre delle ragazze. Ma Bhisma, forte guerriero, ebbe ragione dei suoi inseguitori e portò queste ragazze, queste fanciulle ad Hastinapura per offrirle in sposa al suo fratellastro Vicitravirya. Quando la data delle nozze fu stabilita, la maggiore delle 3 sorelle, Amba, disse che non poteva sposare Vicitravirya perché il suo cuore apparteneva al re di Shalva e che non poteva prendere in considerazione altri uomini che non fosse lui. Bhisma accolse la sua richiesta e la mandò dal re di Shalva. Qui non vi dico, si aprirebbe una storia davvero commovente, patetica e particolare, che ha per oggetto la presenza di un guerriero nelle file dei presenti sul campo di battaglia della Bhagavad Gita di nome Shikandin, che non vi racconto ora per non confondervi, ma ve la racconterò più avanti perché è molto interessante e molto coinvolgente. Vicitravirya si sposò e per 7 anni visse felice con le sue 2 mogli Ambika e Ambalika, fino a quando una malattia devastante lo portò alla morte. Egli morì senza prole. Sua madre Satyavati, preoccupata della continuazione della dinastia, si rivolse disperata a Bhisma affinché lui potesse dare dei figli alle vedove di Vicitravirya e allo stesso tempo perpetrare la continuazione della stirpe. Bhisma, come vi ricordate, avendo fatto il voto di celibato, si rifiutò categoricamente, affermando che non poteva infrangere nessun voto, poiché una volta pronunciato un voto vale in perpetuo. Dopo tante riflessioni, Satyavati raccontò a Bhisma che anni addietro, quando aiutava suo padre a traghettare i viandanti, un passeggero, un eminente rishi, Parashara era il suo nome, durante l'attraversamento del fiume si invaghì di lei. La guardava con occhi appassionati e le diceva parole d'amore. Lei tremava di paura, aveva paura che lui la maledisse e nello stesso tempo paventava anche l'ira di suo padre se avesse saputo della sua condotta reprensibile. Disse perciò al saggio in tono di scusa: mia madre era un pesce e quell'odore non mi abbandona mai. Il saggio disse che conosceva la sua storia. Sapeva che era stata concepita nel ventre di un pesce e gli promise che grazie ai suoi magici poteri avrebbe disperso il suo odore sostituendolo con un profumo che non sarebbe più svanito. Per ricambiare questo favore, Satyavati si arrese agli amplessi del saggio, dopo che il rishi
ebbe suscitato una nebbia nella quale rimasero avvolti e inosservati. Prima di andarsene, il saggio le disse: rimani su quell'isola e dai alla luce il tuo bambino, e non per questo perderai la tua verginità. Così nacque Vyasa. Egli era un saggio e un sapiente. Anzi, egli è un saggio e un sapiente. Mi ha promesso che sarebbe venuto a me ogni volta che avesse bisogno di lui. Posso evocarlo con il pensiero. In un certo senso egli è davvero il primogenito. Se tu approvi, io lo convocherò, disse Satyavati. Bhisma lasciò la decisione alla madre, che pensò intensamente a Vyasa, così egli giunse all'istante. Satyavati raccontò a Vyasa la loro incresciosa situazione e lo supplicò di perpetuare la stirpe attraverso le sue nuore. Vyasa accondiscese, ma chiese un anno di tempo per rendersi presentabile, poiché stava vivendo un periodo di penitenza e non si trovava nella migliore situazione per accostarsi a una donna. Satyavati respinse le sue riserve e non gli lasciò alcuna scelta al riguardo, sicché Vyasa acconsentì e disse di preparare le donne. Quindi la regina Satyavati ordinò ad Ambika, la prima delle sue nuore, di abbigliarsi adeguatamente e di attendere nella sua camera da letto. Quando Vyasa le comparve davanti, la giovane rimase disgustata dal suo aspetto, dai suoi abiti, dalla sua carnagione, dal suo sudiciume, dalla sua testa irsuta. Si coricò con lui, ma tenendo gli occhi chiusi. In seguito Vyasa disse a Satyavati: Ambika darà alla luce un bel bambino. Governerà questo paese, ma sarà cieco, poiché Ambika teneva gli occhi chiusi mentre veniva concepito. Senza indugi Satyavati lo convocò la seconda volta e gli offerse Ambalika, l'altra sua nuora. La fanciulla, vestita e agghindata, attendeva nel letto, ma quando Vyasa le si parò dinanzi, ella si fece bianca di paura. In seguito Vyasa disse a Satyavati: il bambino che nascerà da Ambika diventerà un uomo nobile e coraggioso, ma sarà molto pallido. Dopo aver scongiurato Vyasa di compiere una terza visita, Satyavati convinse Ambalika a concedersi un'altra volta. Quando Vyasa arrivò, Ambalika vestì la sua ancella in modo adeguato e la fece coricare nel letto al suo posto. L'ancella si mostrò impetuosa e sensuale. Vyasa ne fu soddisfatto e perciò il bimbo che nacque da quel connubio fu normale. Ecco dunque a questo punto comparire i nomi dei principali protagonisti che ritroviamo anche nella Bhagavad Gita. Il primo genito cieco alla nascita venne chiamato Dhritarashtra. Il secondo nato molto pallido si chiamò Pandu. Al terzo nato, dall'ancella, diedero il nome di Vidura. La saggezza, il raziocinio, il coraggio espressi nei dialoghi hanno fatto di lui un personaggio di primo piano nel Mahabharata. Dhritarashtra crebbe sotto la guida del valoroso e saggio Bhisma, che a tempo debito gli trovò una sposa degna di lui, la principessa Gandhari, dalla quale ebbe 100 figli. Ma a causa della sua cecità dovette abdicare nei confronti di Pandu, il suo fratello minore, il quale invece aveva 2 mogli, Kunti e Madri. L'ascesa al trono di Pandu riscosse una generale approvazione
ed egli dette prova di essere giusto e valoroso e accrebbe il suo potere e quello della dinastia dei Kuru, soggiogando anche alcuni regni confinanti. Al termine delle sue imprese guerresche, Pandu si ritirò in una foresta sui declivi dell'Himalaya. Un giorno, mentre era a caccia, ha ucciso un cervo mentre era impegnato nei giochi d'amore con la sua compagna. Prima di morire il cervo, che in realtà era una creatura ultraterrena, gli lanciò una maledizione. La tua fine, gli disse, sopravverrà nel momento in cui tenterai di unirti alla tua sposa. Così, anche senza averlo scelto, il re Pandu fu irrevocabilmente condannato al celibato. In preda all'afflizione, meditava di rinunciare al mondo, vivere senza prole, non poter più accostarsi alle sue mogli era per lui insopportabile. Così, in preda alla compassione che suscitava nella regina Kunti, egli si ritirò con le sue due mogli tra le montagne come meditante. Se vi ricordate il racconto che abbiamo fatto l'altra volta, dove questo re Pandu, che adesso sapete che vuol dire il pallido, dopo la maledizione ritorna dal suo fratello Dhritarashtra, gli restituisce i simboli del potere e si ritira sulle montagne. Il nostro tempo è terminato, continueremo il nostro racconto la prossima volta. Come sapete, queste puntate sono registrate, le potete risentire, così apprendete un po' meglio i nomi, di modo che quando un giorno prenderemo la Bhagavad Gita in mano e l'apriremo e cominceremo a leggere, voi saprete a chi corrisponde esattamente il nome di un personaggio. Grazie per avermi seguito fino qui. Ci vediamo lunedì prossimo alla stessa ora. Grazie infinite.